Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». Pietro, rispondendo, gli disse: «Quand'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». Gesù gli disse: «In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E Pietro a lui: «Quand'anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò». E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato». E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò ad essere triste e angosciato. Allora disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me». E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora, lasciatili, andò di nuovo e pregò per la 3ª volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: «Dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Questa sera commentiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, dal verso 30 almeno fino al verso 56. Prima di addentrarmi nello specifico, vi volevo far notare 3 passi. Uno è precedente a questi versi che ho citato, a dire la verità, è il verso 24 del capitolo 26. Siamo nel contesto dell'ultima cena e Gesù sta dicendo chi sarà colui che lo tradirà. E poi a questa esclamazione dice: «Certo, il Figlio dell'uomo se ne va», è tradotto così in italiano, ma vuol dire muore, va a morire, come è scritto di lui. Quindi ecco, vi volevo far notare sulla sua morte, sul suo sacrificio e il tradimento, ma sulla morte c'è già questo primo, dopo che Gesù ai suoi discepoli, se ricordate nel corso di questi 25 capitoli precedenti, abbiamo visto come più volte Gesù, avvicinandosi il momento del suo sacrificio, comincia a ripetere più spesso, almeno 3 volte, la sorte che avrebbe seguito, cosa sarebbe successo. Prima iniziando in modo più blando, che sarebbe stato consegnato ai capi del popolo, eccetera, e poi fino ai dettagli dicendo che sarebbe morto, sarebbe stato crocifisso, ma poi sarebbe risorto. Quindi tutte queste cose lui le aveva già annunciate ai suoi, e questa sera gli dice: come è scritto, devo morire, morirò come è scritto. Sempre nel capitolo 26, al verso 54, vedete, dice: come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga, cioè che io venga arrestato, crocifisso e muoia. Ecco, ancora, come si adempirebbero le scritture. E ancora al verso 56 dice: tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti.
In questo capitolo 26 vi volevo far notare il grande, forte e continuo richiamo di Gesù alle scritture che hanno predetto la sua morte. Perché, come abbiamo detto altre volte, sebbene fosse presente nella Bibbia la figura del Messia, il servo sofferente o Messia ben Iosef, come più volte abbiamo detto, e sebbene anche questa comprensione ci fosse già nella letteratura del tempo, quindi fosse già presente nella letteratura del tempo, non era chiara per tutti, era un po' velata questa figura del Messia come il figlio di Giuseppe, cioè colui che avrebbe sofferto e avrebbe offerto se stesso come sacrificio espiatorio per i peccati di tutti gli uomini. Quindi già questa è una cosa molto strana, cioè tra gli ebrei del tempo l'idea del Messia, l'idea del re vittorioso che governa e porta pace, non solo in Israele ma in tutte le nazioni. Questa era l'idea del Messia. Quindi lui invece non fa altro che sottolineare che la scrittura, e quando si parla di scrittura, qui si parla di quello che avevano a disposizione, non certo il Nuovo Testamento, che mai i Vangeli, insomma. Quindi la scrittura a cui si riferisce Gesù è quello che noi chiamiamo il Vecchio Testamento o che viene chiamato con nome ebraico Tanakh. E quindi facendo questo lui stava dando indicazioni ai suoi di vedere gli eventi storici che stavano avvenendo, proprio quegli eventi che erano stati predetti dai profeti o scritti addirittura nella Torah e che invece la maggior parte degli ebrei non aveva né la preparazione per vedercelo né l'avrebbe riconosciuto dopo. Cioè, come dire, sarebbe stato un punto importante anche per i discepoli trovare Gesù nelle scritture per poter avere poi quella forza di testimoniare: è vero che Dio è fedele, si sono adempiute tutte le promesse, il destino di Israele e di tutti gli uomini è adempiuto. Questa era la forza del messaggio iniziale degli apostoli, insieme a al grido, mi immagino io, al grido iniziale: il regno dei cieli è arrivato, ecco, ed è potuto essere restituito agli uomini grazie al sacrificio che il Messia ha fatto, togliendo di mezzo il peccato e il peccatore. Ecco, quindi questo è per inquadrare il tempo, il momento evangelico in cui ci stiamo addentrando con l'arresto e prima di tutto questa chiamata agonia di Gesù nel giardino dei Getsemani. Questa parola dei Getsemani è piuttosto oscura per noi, ma in ebraico vuol dire il luogo del frantoio, cioè dove le olive venivano schiacciate per produrre l'olio. E anche questo molti hanno voluto vedere nel nome del giardino famoso dove Gesù usava ritirarsi con i suoi, usava ritirarsi in preghiera e fu poi in modo rocambolesco arrestato. Vogliono vedere come il luogo dove colui che portava il regno, lo Spirito Santo, fu frantumato nel frantoio, fu schiacciato da questi macigni del complotto e dell'odio sostanzialmente. Ecco, quindi la parola stessa per gli ebrei soprattutto ricorda questo e dà modo di pensare a questa figura. Il passo inizia, verso 30, dopo che ebbero cantato l'inno uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Questa è la parte finale della cena. L'inno è, come abbiamo detto altre volte, questo chiamato il piccolo Hallel, cioè una serie di salmi dal 113 al 118 e poi anche il Salmo 136 veniva cantato, che erano inni di gioia. Hallel è la lode diciamo quasi sfrenata, gioiosa, dove chi fa questo tipo di lode che non fa altro che saltare qua e là come un matto ringraziando Dio. Ecco, sarebbe questo. Quindi la memoria del passaggio
della morte sopra il popolo ebraico in Egitto, sotto però la protezione di Dio, quindi non fu toccato da questa morte, la memoria di questo evento miracoloso e straordinario non fa altro che, nell'attesa della vera redenzione promessa poi attraverso il Messia, non fa altro che prorompere in un momento gioioso, eccetera. E pochi versi prima Gesù disse che lui era molto rattristato dal fatto del tradimento da uno di loro, e anche gli altri, al verso 27, profondamente rattristati, cominciarono a dirsi un l'altro: ma sarò forse io? Cioè c'è stato quella sera, oltre al grande discorso che Gesù ha tenuto, che non è registrato dai sinottici ma nel Vangelo di Giovanni, il grande discorso durante l'ultima cena è solo nel Vangelo di Giovanni, parla dello Spirito Santo, fa la lavanda dei piedi, quella che così viene comunemente chiamata, c'è questo lavaggio, c'è insomma la spiegazione di quello che lo Spirito Santo avrebbe fatto, l'assicurazione che sarebbe venuto, non c'è in altro posto, c'è solo lì. Qui, diciamo, c'è invece il punto centrale, è quest'idea del tradimento e dello scandalo tremendo nella tristezza di tutti quanti. Quindi, come dire, durante la cena ci fu questo momento di depressione molto evidente, poi ci fu quel momento, diciamo, in cui riemerse forse una tensione più serena, così me la immagino io, quando Gesù disse: questo è il mio corpo, e poi questo è il calice della nuova alleanza, eccetera, e poi improvvisamente, quindi era un momento di depressione poi piuttosto solenne, quasi da sbigottire a sentirlo, e improvvisamente escono e cantano saltando di gioia. Quindi volevo far notare, si coglie dal testo, perché si coglie dal testo un'alternanza di situazioni anche emotive e di tensioni relazionali piuttosto diverse tra di loro nel giro di poco tempo. E nonostante tutto, che Gesù sapeva cosa sarebbe avvenuto, canta l'Allel, questo inno di gioia sfrenata verso il Signore, che ci insegna che anche nei momenti più bui, anche se sappiamo cosa ci sta aspettando, con la profonda fiducia della potenza della risurrezione, noi possiamo cantare di gioia al Signore anche nella più profonda tristezza. Almeno a me segna questo, di vedere come Gesù non si sia fatto da parte, non si sia fatto sopraffare rispetto alla sua fede o rispetto alla consapevolezza della potenza che l'avrebbe poi riscattato dalla morte, non si è fatto mangiare la gioia della risurrezione, nonostante tutto. Ecco, io noto questo grande motore, quindi Gesù ha avuto e ha provato emozioni, ora lo vedrete poi dopo, questo è il capitolo delle emozioni tremende di Gesù, ha provato stati emotivi, diciamo, drastici, drammatici, molto forti, nonostante questo non ha perso mai la gioia, la fiducia nel disegno del Padre, e è andato incontro al suo destino sapendo che adempiva quello di tutti gli altri. Quindi è una cosa, io voglio dire, stupenda. Ecco, poi. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta. Sostanzialmente gli sta dicendo: voi tutti, a causa di quello che succederà a me, perderete la vostra fede. La sostanza è questa: vi succederà qualcosa, è come una pietra d'inciampo per voi, e la caduta riguarda la fiducia. Pensate, quest'uomo che sapeva cosa accadeva, era successo il tradimento e tutto quanto, e nonostante tutto lui dice, canta l'Allel, salta di gioia, e poi dice a loro: voi perderete la vostra fiducia a causa di quello che sta per accadere a me. E riporta un passo, vedete, perché è scritto: io vorrei tanto, parlo per me, avere questa fedeltà, la vorrei chiamare non solo fiducia ma anche fedeltà, che ha Gesù
nel vedere, nel riferire a tutto quello che gli accade la fedeltà di Dio nell'adempiere quello che ha scritto. Gesù continuamente dice sta scritto, sta scritto, sta scritto. La fiducia che lui ci invita ad avere nella parola scritta è qualcosa di impressionante, soprattutto in queste ultime fasi della sua vita. Iniziò così quando il diavolo lo tentava nel deserto e lui rispondeva sta scritto, sta scritto, sta scritto 3 volte. Quindi già lì iniziava, ma tutto il Vangelo, ma poi soprattutto in queste ultime fasi, il richiamo alla scrittura di quello che era scritto di lui e la scrittura che lui applica ai singoli eventi che gli accadono, ci fa vedere che anche noi dovremmo avere, almeno lo sento per me, questo vi comunico quello che mi suscita, una tensione di questo genere verso la scrittura, interpretare la nostra vita alla luce di quello che Dio ha detto, non distaccarci mai e il sapere entrare nelle pieghe della parola di Dio per riuscire a cogliere anche gli eventi che poi ci accadono durante la giornata. Molte volte noi abbiamo delle difficoltà a fare questo perché non conosciamo bene la scrittura. Abbiamo difficoltà perché anche se la conoscessimo bene, la conosceremo bene in italiano, il che insomma non andrebbe tanto lontano perché il significato della scrittura in ebraico è troppo più profondo e permette profondità anche se c'è un livello superficiale. In italiano no. Quindi ecco, direi che Gesù, oltre a insegnarci che niente può toglierti la gioia della speranza nella risurrezione, nonostante le tristezze più grandi, ci insegna anche che la nostra vita naturale, storica, può essere vissuta alla luce della scrittura. Mi pare un invito. Qui cita Zaccaria 13,7, dove dice io percuoterò il pastore, le pecore e i greggi saranno disperse. Allora, io percuoterò il pastore, ve ne parlo dopo, le pecore del gregge saranno disperse. Volete andare al verso 56 per favore e vedere che cosa dice all'ultimo periodo del verso 56 del capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Dice allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. E torniamo ora al verso 31. Io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Quindi quello che lui dice, guardate, voi perderete la vostra fiducia e mi abbandonerete e sarete dispersi. E questo accade, 20 versi dopo, per quel che riguardava loro. In realtà hanno voluto altri vedere in questa scrittura, in questo verso di Zaccaria e la citazione che ne fa Gesù, hanno voluto vedere non solo la dispersione dei suoi discepoli quella sera, ma in senso nazionale, perché gli ebrei hanno questo di riportare tutto alla nazione, in senso nazionale la dispersione del popolo di Israele che con la venuta distruttiva dei Romani nel 70 avrebbero disperso completamente la nazione. Quindi se le vogliamo vedere riferite ai suoi che lo abbandonano, si è verificato. Se vogliamo riferire alla nazione, si è verificata anche quella 40 anni dopo, circa. Quindi io percuoterò il pastore sembra una cosa strana. Ora, Kasdan, per esempio, è uno di quelli che fa molto caso a questo, e quello che mi sembra difficile da capire qui per noi è che Gesù sta dicendo che Dio percuoterà il pastore. Cioè, tutti noi pensiamo che Gesù è stato percosso dai capi degli ebrei, è stato percosso dai romani, no, o dal diavolo, no, Gesù è stato percosso da Dio. Io percuoterò il pastore, questa è la citazione. Se andate a vedere Zaccaria è riferibile anche a personaggi del tempo, ma come tutta la scrittura del Vecchio Testamento ha un principio di adempimento nella storia del popolo di Israele per i personaggi del tempo che sarebbero venuti di lì a poco, ma mai un adempimento definitivo. Questo si ha solo quando arriva il Messia. Questo è un po' un modo
di leggere il Vecchio Testamento a cui non siamo molto abituati, ma io cerco intanto di darvi qualche input. Io percuoterò il pastore. Se prendete Isaia 53, vi leggo solo 2 passi, il Signore, che qui sarebbe Yahuwah o Yahweh, cioè Dio. Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. E poi ancora al verso 10 del capitolo 53 del libro di Isaia dice: ma Yahuwah ha voluto stroncarlo con i patimenti. Cosa ci lascia questo? Cosa ci fa pensare? Tante cose. Per un'idea di un Dio che è amore, secondo l'idea di amore che ne abbiamo noi, non dico noi, ma in generale nel mondo occidentale, fa un po' di contrasto. Tanto è vero che ricordo che una persona non riusciva tempo fa a conciliare questo fatto che Dio percuote il figlio fino ad ucciderlo e disperde il gregge che lui stesso aveva radunato, con l'idea di un Dio buono, padre, che si prende cura dei suoi. Ecco, insomma, ma se non si rimette tutto nel quadro grande, questo è quello che può suscitare. Al contrario, era l'unico mezzo che sappiamo che Dio aveva previsto per poter eliminare il giogo del peccato da sopra gli uomini che egli ama. Però dice, vedete, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Quindi lui non fa altro che dire, prima gli ha detto, io morirò, voi perderete fiducia in me, Dio mi percuoterà, sarà lui a fare tutto questo, ma non vi preoccupate, c'è un secondo tempo del film, e cioè risusciterò, sarò risuscitato e vi precederò in Galilea, mi rivedrete di nuovo. Quindi lui li lascia con questa promessa e assicurazione. Qui c'è a questo punto Pietro che gli dice, anche se tu fossi per me la causa della mia perdita di fiducia, per tutti, non lo sarai per me. E Gesù, la fatidica risposta, prima che il gallo canti, questa notte mi rinnegherai 3 volte. E lui dice, anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli, non l'avevo mai notato questo. Si dice solo di Pietro, io non avevo mai notato quest'ultimo inciso, che fa vedere che non era solo lui. Alla fine Pietro, che appare sempre un po' quello fuori contesto e spesso viene dipinto come una figura un po' sprovveduta, un po' garibaldino, con questo, in realtà forse era l'unico che parlava, o che almeno parlava per primo, perché poi gli altri, ecco, più che l'unico, quello che parlava per primo, come d'impeto, e diciamo che una volta Gesù gli disse questo te l'ha rivelato Dio, altre volte invece era proprio lui, però aveva questa caratteristica di essere il primo, di andare avanti agli altri, cosa che poi per lui volle dire da parte di Gesù un incarico importante. Gesù va con loro al Getsemani, che vi ho già detto che cosa vuol dire, e qui lui li invita a sedere mentre va un po' più in là a pregare. Notate al verso 37, dice, e presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo. I 2 figli di Zebedeo erano Giovanni e Giacomo. Gesù prese Pietro, Giovanni e Giacomo quando andò a risuscitare una giovanetta. Gesù prese Giovanni e Giacomo e Pietro quando si trasfigurò sul monte Tabor. Gesù prese Pietro, Giovanni e Giacomo quando voleva stare con i più intimi nel momento più doloroso della sua vita. E sono sempre i soliti amici stretti. Tutti erano amici stretti, erano suoi discepoli, però Pietro, Giovanni e Giacomo sono sempre quelli che sono presenti in questi momenti topici della sua vita. E cominciò ad essere triste e angosciato. Questo triste e angosciato sembra che la traduzione migliore sia triste e profondamente addolorato, perché l'angoscia riporta un'idea di paura che ti stringe la gola. In realtà queste 2 parole, tristezza e angoscia, non nego che ci sia stata anche angoscia, ma con un fondo di profondo dolore,
Allora disse: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Andato un po' più avanti, si getta con la faccia a terra e inizia a pregare e dice: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Allora qui bisogna mi soffermi un po', perché sembrano poche parole ma è molto denso. Allora, lui si stacca da tutti gli altri con 3 dei suoi e lì inizia ad essere triste e angosciato. Ormai usiamo queste parole che troviamo lette qui. Allora disse a loro chi? A Pietro, Giovanni e Giacomo, non a tutti gli altri. A Pietro, Giovanni e Giacomo: aspettate qui. Cioè si staccò dal gruppo, si fermarono e disse: aspettate qui. Fece 2 gruppetti, uno di 3 e l'altro erano 11 meno 3, 8, perché Giuda era andato per conto suo. Quindi 2 gruppetti, uno di 8, uno di 3, e lui si stacca ancora più avanti e resta solo per pregare. Dice che prima di dirgli rimanete qui e vegliate con me, abbia detto: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Quindi questo cominciò a essere triste e addoloratissimo. Lui lo traduce con tristezza mortale. In sostanza Gesù cadde oppresso da questa pesantezza di quello che stava per accadere in una profonda depressione del momento. Depressione vuol dire che c'è una pressione molto forte che ti schiaccia, c'è qualcosa che ti schiaccia, quindi sei depresso, sei quasi compresso. E quindi ecco, Gesù proprio lo dice. E questa depressione, questa tristezza, questo dolore è mortale, cioè può condurmi a morte, da quanto è grande. Tutti noi sappiamo, forse è meglio ridirselo, quello che Gesù stava vivendo in quel momento, che aveva iniziato a vivere in un modo più diretto, era quello che Isaia nel capitolo 53 narra in modo più preciso. Erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Cioè in questo momento si sta caricando dei dolori di chi? Dei dolori di tutti gli uomini, dal primo esistito all'ultimo che esisterà. Gesù subì un carico e una pressione tale che non è la tristezza e l'angoscia mortale che può sentire uno di noi in un momento difficile della sua vita. È di più, perché questa pesantezza che è caduta su di lui era costituita dai dolori di ciascun uomo mai esistito e che mai sarebbe esistito. Non solo i dolori, ma le malattie. E anche dice: è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure non siamo stati guariti. Che vuol dire? Vuol dire che in quel momento la pressione interna che aveva era tutti i dolori, tutti i peccati, tutta l'iniquità di tutti gli uomini si stava ammassando su di lui, e il castigo di Dio era in moto per punire il peccato che lui portava. Quindi c'era questa dinamica. Per poter portare a termine questo processo iniziato, Gesù avrebbe dovuto morire, e morire crocifisso dopo quello che gli sarebbe accaduto durante i vari processi che ha subito. Quindi lui sapeva cosa sarebbe stato necessario per togliere di mezzo quell'accumulo pressorio di dolori, di tristezze, di malattie, di iniquità, di peccati, e che era la sua morte. E qui c'è la grande angoscia, il grande dolore, è che per fare questo il Messia Ben Yosef, che però era il figlio dell'uomo, avrebbe dovuto rinunciare alla sua vita in favore di quella di tutti gli altri, che non l'hanno mai conosciuto, che forse mai lo conosceranno, ma che l'hanno rinnegato e messo a morte. Ecco, questo era lo strazio interiore che inizia a salire. Io mentre leggi, sapendo tutto questo, senti come sale la marea di questa espiazione. Ho sentito dire da un amico, e ve lo riporto perché mi pare importante: Gesù ha sofferto tristezza, angoscia mortale, depressione, dolore mortale.
in questo crescere del suo sacrificio di espiazione. Perché noi, che ne siamo afflitti in modo sicuramente minore, perché al massimo portiamo i dolori nostri e di qualcuno che ci sta intorno, ma non possiamo sentire qualcosa che ci opprime, ci deprime, ma possiamo, vedendo Gesù nelle nostre stesse condizioni, sapere che Lui ha provato in misura ben maggiore quello che secondo noi, per noi, è il massimo della soglia possibile. Aiuta anche, questo non l'ha detto quel mio amico, questo ha detto quel mio amico, ve lo riporto, aiuta anche a pensare che il Messia, che ha sentito tristezza, paura, dolore mortale, è comunque colui che non ha mai peccato. Mentre in alcune parti, anche tra i cristiani, a volte qualcuno può ritenere, come io ho sentito, che essere tristi, essere addolorati, essere angosciati è come dire non avere fiducia nel Signore e quindi peccare. Per alcuni, io l'ho sentito dire purtroppo questo, è così. Ecco, pensate a questo: Gesù è l'agnello senza macchia, senza difetto, non ha mai peccato, però ha provato tutte queste cose. E l'ha provate fino al punto di dire: Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Mi sembra importante metterlo in evidenza, perché quando noi ci ritroviamo nella soglia che noi possiamo sopportare, perché Dio non permette mai niente di più di quello che possiamo sopportare, quando siamo entro quella soglia lì, ricordiamoci di Gesù, non prendiamocela con noi stessi, perché ci troviamo in una situazione emotiva un po' particolare, e ricordiamoci anche di cosa ha fatto Lui, che è andato incontro al suo destino sapendo che Dio era fedele. Allora a questo punto va un po' più avanti, quindi lascia anche il secondo gruppetto e cade e si getta con la faccia a terra. Questo si getta con la faccia a terra sembra meglio tradotto con cadde con la faccia a terra. Sembra quasi, dalla descrizione nel testo greco, che Gesù non è che si mise ben bene in ginocchio e poi si sdraiò a mo' di adorazione, ma che, oppresso da questa morte incipiente che lo appesantiva nell'anima, è caduto dallo stremo delle forze, cioè non ce la faceva più nemmeno a stare in piedi, ed è caduto faccia a terra. Il Vangelo di Luca ci dice addirittura che iniziò a sudare sangue. Ora, sapete bene, forse, se l'avete sentito, forse sapete bene, che non è una cosa fantasiosa. In medicina, chi è medico lo sa anche meglio, sono casi rari, però sono casi in cui il corpo, sottoposto ad uno stress emotivo talmente forte, al limite della sopportazione, mette in moto dei meccanismi di scarico dello stress. Tra questi meccanismi c'è quello, per esempio, della rottura dei capillari e dell'emorragia di sangue. Per esempio, sangue dal naso a volte può essere, non sempre solo da questo, però per dare un'idea. E allora ci sono queste situazioni riscontrate in medicina in cui la persona schiacciata dentro da una situazione insopportabile trova nel corpo una valvola di sfogo della pressione emotiva, facendo sì che il sangue fuoriesce dai pori insieme al sudore. Quindi se vogliamo pensare che Gesù, in preda a una situazione del genere, macerato interiormente e tutto il resto, si sia messo in ginocchio e abbia fatto una bella preghiera, mi viene difficile da pensare, mi viene più facile a pensare che difficilmente poteva continuare a reggersi in piedi, tanto che è caduto faccia a terra, non senza però poter comunque aprire la bocca per pregare al Padre Celeste. E cioè che cosa ha detto? Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Sapete, questo calice era una forma tipica per dire possa io evitare di fare questa esperienza. Questo era un modo tipico di dire queste parole.
Quindi nel Medio Oriente, in quei tempi lì, dire passi da me questo calice voleva dire possa io evitare questa esperienza, di passare da questa situazione. Quindi Gesù gli diceva, è scritto che io devo morire, è scritto che questo avvenga, è scritto che succeda questo a me, e lui dice comunque, lui in preda al dolore e in preda alla tristezza suda sangue, lo sappiamo non dal Vangelo di Matteo ma da quello di Luca, e comunque l'uomo Gesù si rivolge a Dio dicendo se posso vorrei evitarlo. È possibile? Questa è la domanda, è possibile? Quindi qui vediamo che Yeshua, vero Dio e vero uomo, in questo momento come uomo ha sofferto una cosa indicibile e comunque si è rivolto al Padre come un uomo fiducioso, speranzoso nella promessa di risurrezione che sarebbe avvenuta e fiducioso che il Padre avrebbe portato a termine il suo disegno d'amore, anche se questo prevedeva temporaneamente la sua sofferenza. Io credo che questo ci insegni tanto a tutti noi. Io mi ricordo sempre la frase che alcuni dicevano, dopo la croce c'è sempre la gloria. È un po' il modo del cristiano di affrontare i momenti di sofferenza, non ce n'è un altro, è quello di affidarsi al Padre, affidarsi al suo piano e mantenere la rotta sulle sue promesse e accesa la speranza. Quindi fiducia e speranza sono quelle che ci tengono e che ci fanno passare attraverso i muri più spessi di dolore e di tristezza. Ebbene, questa domanda, sentite anche, passi oltre da me questo calice senza che io lo beva, cioè vuol dire che io non mi succeda, sia fatta però la tua volontà. Quindi se non è possibile che io eviti, fa quello che hai previsto. Ecco, e io vorrei suggerire a tutti noi che siamo qui e a chiunque mai ascolterà queste mie parole, lo suggerisco a me stesso per primo, in ogni situazione di difficoltà e di angoscia non è un peccato dire a Dio se è possibile voglio evitare. Specialmente se, essendo in una situazione difficile, sai cosa hai davanti. O te lo puoi immaginare, gli eventi stanno andando in quella direzione. Non è peccato dire a Dio, se posso, vorrei non passare di lì. Perché Gesù l'ha fatto e Gesù è senza peccato. Ma ecco qui che arriva il cambio, e cioè la domanda difatti non è come dire Dio hai permesso questo quindi sei stato cattivo nei miei confronti perché io sento fare questo tipo di lamentele verso il Signore nella sofferenza. Al contrario Gesù dice io so che c'è un disegno che ti è stabilito, l'ha annunciato a gran voce a tutti, ma quando ci si trova dice Padre se puoi cambia il tuo programma, ma se non puoi vai fino in fondo. Questo per me è forse uno dei più grandi insegnamenti di tutta la Bibbia. Poi torna, li trova addormentati e poi insomma li riprende, non siete capaci, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Ora torna dai discepoli, non si capisce se torna da Pietro, Giovanni e Giacomo o dagli altri o se si erano riuniti nel frattempo, non è importante. Il fatto è che c'è questa insensibilità da parte di loro. Alcuni dicono che erano stanchi perché dopo l'autobanchetto come era il seder pasquale e dopo era notte fonda e quindi non potevano non essere stanchi. Qualcuno dice così, ma Gesù poi ha questa affermazione: lo spirito è pronto ma la carne è debole, e cioè, come dire, voi siete pronti spiritualmente per affrontare ogni qualsiasi situazione, ma non potete scordarvi che la carne che portate addosso, e cioè il corpo, e che contiene in sé la natura corrotta dell'uomo, ha sempre la possibilità di attivarsi, è debole. Non ha la prontezza dello spirito di dire io vado oltre, io ho fiducia, io spero. L'uomo, se non nello spirito, non ha queste capacità. E quindi la carne è debole. Tenetene di conto e per combattere la debolezza della carne non c'è altro rimedio che vegliare e pregare. Cioè state svegli, attenti e pregate.
Pietro poi preciserà, forse grazie a questo insegnamento di Gesù, dice che dobbiamo sempre vegliare perché il diavolo è un leone ruggente e va continuamente in giro in cerca di chi divorare. E chi divora? Chi presta la sua carne, chi apre la porta. E la carne è la strada di entrata. Quindi Gesù qui ci insegna che se noi viviamo una vita nello spirito, noi siamo sempre pronti ad andare oltre le situazioni di difficoltà, ma abbiamo la carne addosso. E l'unico modo è pregare e vegliare. Ecco, l'ho detto 2 volte, ma spero che passi il messaggio perché penso sia veramente importante. Ciò vuol dire, nelle situazioni di difficoltà, non abbandonarsi alle imprecazioni verso Dio, come spesso ho sentito fare, dicendo che ti ha abbandonato o ha permesso cose che non avrebbe dovuto, come se si desse consiglio a Dio, oppure si mette a criticare le persone che li hanno messi in quelle situazioni, così aggiungendo maledizioni verso altri. Oppure si mettono a lamentarsi e dire me poveretto mi succede sempre questo, ecco la vita è cattiva, e ricadere in quella fornace di svalutazione, di lamento, di vittimismo eccetera. Questo è quello che normalmente, non sempre, ma normalmente le persone fanno. E invece quello è la carne debole, lo spirito no, è pronto. Quindi se noi riusciamo a contattare lo spirito con la preghiera, la forza che abbiamo nello spirito chiude le porte di entrata. Questo è il segreto di questo insegnamento di Gesù. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo, Padre mio, se non è possibile... Allora, la seconda volta, tornato, ritornò di nuovo addormentati, allora andò di nuovo e per la terza volta pregò, ripetendo le medesime parole. L'avevate mai notato che Gesù non lo disse solo una volta, ma 3 volte tornò a pregare e per 3 volte disse, Padre, se posso lo evito. Ma se non è possibile vai avanti e va dai discepoli, li riprende, gli dice cosa fare, torna là, Padre se posso lo evito, ma se no vai avanti, 3 volte. Come dire che Gesù non gli bastò dirlo una volta e poi ci fa vedere anche che l'uomo ha bisogno di insistere e ha bisogno di sentirsi confermato nella sua insistenza anche che Dio in quel momento ha un piano diverso da quello che vorresti. Come dire che un uomo che lo chiede una sola volta potrebbe sempre rimanere nel dubbio, ma forse non ho capito bene, forse non ho pregato con tutto il cuore, eccetera. Ecco, allora qui ci fa vedere la natura dell'uomo santo, che non è quello messa in bilico o incrinata da una insistenza in una preghiera. Basta essere sempre pronti a capire quello che Dio ti risponde e ad accettare il suo piano. A questo punto tornò da discepoli e disse, dormite pure oramai e riposatevi. L'ora è vicina, è finita. Che è successo? Hanno perso il treno. Questo dormite pure ormai. Hanno perso il treno. Difatti verranno dispersi. Difatti lo abbandoneranno. Perché? Perché la carne è debole. Lo spirito era pronto, ma loro non hanno attinto allo spirito. Si sono fatti guidare dalla carne e hanno perso l'occasione di vegliare con il Messia nell'ora più difficile della sua vita. Quel momento non sarà mai più tornato, non sarebbe mai più tornato. Ecco, questo insegna anche a noi a vivere i momenti che la vita ci propone con tutta l'intensità possibile. Perché poi non tornano. E il rammarico è una delle cose più tristi che ci può accadere. Ma alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Sentite con che forza ha preso Gesù, perché? Perché l'uomo qui ha pregato, ha insistito, ma ha capito che il Padre va avanti in quel piano che lui stesso aveva annunciato, e che non è tornato indietro, e quindi sembra che abbia ripreso vigore. Nel Vangelo di Luca troviamo, insieme all'episodio del sangue, troviamo anche che viene consolato da un angelo, quindi Dio si fa sentire anche in altro modo. Ecco, con questo chiudiamo e ci vediamo la prossima volta per continuare il capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Un saluto a tutti.